là sul porticciolo di Laglio. Non vorrei sbagliarmi, ma Villa Oleando deve essere quella là davanti, quella proprio in punta con tutti i comignoli. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! E ho idea che per lunga parte il percorso sarà così, questa strada ciottolata che deve essere via delle Frazioni, che ci porta verso Cernobbio. Poi da Cernobbio poi si sia la passeggiata lungo lago fino a Como. Cosa offre oggi al dispenser della Pellegrinetta Oscura come snecchino? Nel dispensa del vegetariano? Cosa offre? Allora, sì e no, curcuma viva dei fiorentini alimentari. Curcuma e Dio. Guarda un po', sentiamo. Gialli sono gialli, eh. Crunch, crunch, crunch. Crunch, sono crunch. Vabbè, dai, buoni. Allora, via delle Frazioni, che ha i suoi pro e i suoi contro. Allora, pro è quando è in ombra è freschissima, contro quando è in ombra è che non vedete nulla, siete tra due muraglie di sassi. Mentre dove è esposta è calda, però ti fa vedere il lago. Stiamo salendo al sole sopra il lago, una fatica, anzi direi proprio una via crucis. Tu cosa ne dici? Ma lui aveva anche la croce in spalla, mi sa che aveva messo peggio di noi. Ci stiamo interrogando su chi abbia progettato questa via crucis in forte salita e Giulia ha suggerito l'Inps per sbarazzarsi delle vecchie nel paese. Però cavoli, cioè, visto che sono frequentate da gente di una certa età, le via crucis, fargli con le salite così sembra una cattiveria. La chiesa di Santa Marta, fine XII secolo, in realtà era dedicata a San Nazzaro e Cesso, ma ora è dedicata a Santa Marta. Ha un ciclo di affreschi del 1400, ma siccome è chiusa, come al solito noi potremmo solo immaginarcela da fuori. Stiamo camminando sulla via Verde, che è qui, dall'Aglio ci porta fino a Moltrasio, poi da Moltrasio scenderemo più verso il lago. Non so se qui stanno costruendo ex novo o se stanno riparando tutto dopo le frane dell'anno scorso, perché l'anno scorso in questa zona sono state brutte frane. Ora è tutto un lavoro in corso. Magari quando passerete voi avranno sistemato tutto, avranno tolto il blocco sulla via più indietro, avranno sistemato il sentiero, sì sì, ve lo auguro. Ok, lavatoio e fontane di Pro. È un antico lavatoio, tra l'altro vista al lago, tutto coperto.
Ho visto dei movimenti con la nicchia, non ho capito che animale sia. Ah, un uccellino. Allora, cioè questa è la vasca per lavatura e quell'altra invece è la vasca per risciacquare. Andiamo verso Moltrasio, che è quello là sotto, con la villa che si vede, quei giardini, ha dei giardini geometrici digradanti verso il lago. Si vedono meglio dal lago che da qui. E c'è anche una cascata, ecco. È la cascata del torrente Pizzallo. Palazzo di Moltrasio, che poi è Villa Passalacqua. Questo è il viale dei cipressi che porta al palazzo. Poverini, Ma noi si prosegue in questa direzione. Questa è zona di ville. Ville vista lago, guardate. Da sotto questa. Tutto il giardino a terrazze sui più livelli. Sono circa 300 metri di strada un po' trafficata in quella direzione, poi qua si lascia, si sale e qua sopra deve partire un sentiero. Purtroppo sta cambiando il tempo e ora di nuovo su un sentiero. Oggi tantissime siepi di gelsomino fiorite, che all'inizio il profumo è buono, ma dopo un po' comincia a stancare, eh? Dopo 15 km di gelsomino, cavoli! Oh. Là dietro la curva, Como. Quando ci scorre l'acqua deve sembrare un'osi questa, con le palme, è solo che così fa più deserto che osi. Verso Cernobbio. Villa Elba. $32, yeah! 1,34 del 28 maggio 2022. Quello lo dico io che lì non c'era scritto. Eccola il Duomo di Como. E sull'altura davanti a noi il castello del Baradello. Sotto il castello del Baradello termina la via Regina e inizia un altro cammino che vedrete più avanti. In fondo a destra attorno noi eravamo dietro lo sperone là stamattina e adesso siamo in vista dell'arrivo. I giardini di Villa Olmo. Dove era la mostra Bruegel. di Bruegel? Mi sa che era lì. Non era Villa Olmo, era? Sì, Ma qua siamo venuti per una mostra di Bruegel. sì, è Bruegel. Il giovane, però.
sono posti il giovane. Là il Duomo di Como, la panoramica. Oh, che bello! Qui la gente prende il sole. Qua termina la via Regina. E qui inizia il cammino di San Pietro. Vedete, Segnavia è simile, è stato curato dalla stessa associazione. E di là il cammino di San Pietro, che noi abbiamo già effettuato, lo trovate sul nostro canale nella playlist apposta del cammino di San Pietro. Vi lasceremo il link in descrizione. Niente, abbiamo terminato anche la via Regina, speriamo che vi piaccia. Vi ricordo che fa parte di un itinerario più ampio che è la via Francigena Renana, e di cui noi abbiamo già compiuto diversi pezzi, per cui magari prima o poi li metteremo tutti insieme e l'avremo composta tutta.